Sono Mario Di Sorte, sono un ricercatore storico e uno scrittore che si occupa anche di problemi legati alla Seconda Guerra Mondiale in particolar modo. Questa sezione espositiva nasce proprio grazie al Comune di Farnese per ricordare due fatti fondamentali avvenuti in questa zona, in quest'area. Un primo fatto è un aeroplano, un B-24, un bombardiere americano, che nel marzo del 1944, esattamente il 3 marzo, venne abbattuto sulla Selva dell'Amone. La Selva dell'Amone è un polmone di verde, di boschi che circonda Farnese. Quindi la prima storia a cui fa riferimento questo museo è l'abbattimento di questo B-24 e un altro fatto drammatico avvenuto di due soldati sudafricani torturati e poi fucilati dai tedeschi durante la loro ritirata dopo il 6 giugno del 1944. Mi sono trovato a conoscere queste storie 3 anni fa circa, mentre cercavamo le tracce di alcuni aviatori americani che invece erano stati abbattuti sul lago di Bolsena e in qualche modo mi risultava che stessero percorrendo queste strade per scappare, per fuggire e arrivare verso la zona verso il mare, verso Civitavecchia, Montalto e quant'altro. Arriviamo qui in questo Farnese, comincio a chiedere, a parlare con i vecchietti del posto, con le persone anziane, con quelli più giovani e così, molto casualmente, incontriamo una signora, Erminia, si chiamava, che cominciò a raccontarci dei fatti accaduti durante il periodo di guerra. All'epoca lei, nel periodo di guerra, 13enne. Ma erano fatti che apparentemente non c'entravano nulla con i piloti e con i membri dell'equipaggio che noi stavamo cercando in quel periodo. E comincia a narrare che i suoi genitori hanno tenuto nascosti nelle loro campagne, nelle grotte delle loro campagne, 2 soldati sudafricani, ex prigionieri di guerra, e che questi erano rimasti praticamente per tutta la durata della guerra, fino al 1900 giugno del 1944, nascosti e aiutati in questo terreno che è di loro proprietà. Raccontando questi fatti esce fuori anche una storia che io francamente non conoscevo, perché ci dice che questi 2 giovani nel 3 marzo del 1944, mentre si trovavano in queste campagne, nascosti in queste campagne, videro anche che un aeroplano, un B-24 americano, era stato abbattuto, stava cadendo nella Selva dell'Amone. Lasciarono questi terreni e questi 2 si recarono sul posto per vedere se ci fosse qualche sopravvissuto. Quindi ecco, la cosa francamente mi incuriosì. Cominciai a fare ulteriori domande, grazie anche a questa signora Erminia Sabatini, che mi mise in contatto con diverse persone. Tra questi mi sento di dover ringraziare in primis la signora che ormai purtroppo non c'è più, l'età che aveva, ma in particolar modo Leonardo Mancini, un carissimo amico, un ricercatore, un appassionato di vicende storiche, che poi è quello che ha ritrovato degli elementi, delle parti di questo aeroplano caduto nella Selva dell'Amone, e poi la conoscenza di persone che hanno vissuto realmente in quel periodo e all'epoca ancora in vita, all'epoca dei fatti di cui sto parlando. Quindi, oltre appunto a Mancini, c'è anche il signore Fastarelli, che è quello che ci ha portato poi sul luogo dell'impatto del crash dell'aeroplano, e ricordo ancora che facemmo una sorta di spedizione all'interno della Selva dell'Amone, guidati da Fastarelli Luigi. Anche lui purtroppo oggi non può più raccontarci questi fatti. Quindi cercando in questa zona, parlando appunto con Leonardo, ritrovando
parti di aeroplano che poi sono esposte all'interno del museo, perché abbiamo parti dei flap dell'aereo, parti della carlinga, ci sono resti di cartucce di una delle mitragliatrici di bordo, tutte cose che con tanta passione Leonardo ha ricercato, ha trovato e anche con dei pezzi che ci sono stati consegnati da gente del posto che ha anche utilizzato alcune parti di questo aereo per l'uso quotidiano. Posso portare ad esempio una parte di flap di questo aereo che venne utilizzata come porta di un gallinaio. Altro fatto importante può essere anche quello di una delle bombole di ossigeno che erano presenti sull'aeroplano, tagliata a metà, veniva utilizzata con un manico di legno per annaffiare le pianticelle dell'orto. Quindi, ecco, grazie a tutte queste persone abbiamo messo insieme questa sezione espositiva cercando di ricostruire dall'inizio delle ricerche, cercando di ricostruire, direi in modo molto pedissequo, in modo molto, molto attento, abbiamo ricostruito le due vicende. Quindi la sezione inizia si cerca di contestualizzare il periodo, quindi cominciamo a parlare dell'Italia in quel periodo suddivisa in due parti, parlo del marzo del 1944, nel sedime aeroportuale di Foggia, che era un grosso complesso di basi di bombardieri e caccia americani, e con l'Italia praticamente da Anzio, che era stata oggetto dello sbarco degli americani, ma arrestati proprio sulla battigia dalla resistenza dei tedeschi. In questa realtà si può capire cosa stesse accadendo in questa parte d'Italia. Quindi Viterbo, che era una zona importante per le forze tedesche perché era dotata di un aeroporto utilissimo per rifornire le truppe al fronte, quindi Viterbo era luogo di smistamento, di arrivo di munizioni, di armi e quindi medicinali e anche ovviamente di viveri di sussistenza, di sostentamento. Quindi Viterbo era una zona, praticamente l'aeroporto di Viterbo bombardata un giorno sì e l'altro pure, che è veramente è stata una città flagellata dai bombardamenti che spesso e volentieri oltre all'aeroporto andavano a toccare le aree limitrofe, perché poi va detto che gli stessi tedeschi tentavano anche di rifugiare i loro mezzi, quindi anche i carri armati eccetera, a ridosso delle mura che circondano, delimitano Viterbo. In questa zona, quindi, Farnese, per esempio, era la sede di una scuola per il genio e una scuola anche di collegamento, di comunicazioni, e anche sede dell'aeronautica militare tedesca, perché vicino, come alloggio, perché vicino all'aeroporto di Canino, perché Canino era stata una aviosuperficie anch'essa determinante, perché base di caccia tedeschi che intervenivano a supporto degli attacchi subiti dall'aeroporto di Viterbo. Questo spiega la presenza di tedeschi qui, a Farnese. Spiega anche il motivo per cui queste famiglie che hanno rischiato la vita, e questo va detto, non soltanto la famiglia Sabatini, ma anche altre, che hanno nelle loro campagne, nelle loro grotte, nelle loro cantine, eccetera, hanno nascosto questi ex prigionieri, sia sudafricani, neozelandesi, inglesi c'erano, perché facendo un passo indietro e spiegando i due motivi che hanno contribuito a creare questa realtà, quindi uno è l'aeroplano che dicevamo prima caduto nella selva dell'Amone, l'altro è di questi due personaggi, questi due soldati sudafricani che in qualche modo giungono da questa parte perché partiti dal Sudafrica e entrati in guerra dal Sudafrica, volontari,
giungono sul fronte di Tobruk, ma vennero catturati a Tobruk dai tedeschi e dagli italiani e poi portati in campi di prigionia in Italia. Dal sud Italia, quindi dalle Puglie, vennero poi portati vicino tra Canino e Farnese, c'erano delle terre di proprietà dei Torlonia e in queste terre che venivano utilizzate per produrre ortaggi, frutta e quant'altro, avevano creato un campo non lo definirei di prigionia, ma era un campo di stazionamento di questi soldati, di militari catturati in guerra, quindi di prigionieri, che controllati dai soldati italiani, però uscirono la mattina per lavorare in questi campi, in queste zone, per poi ritornare negli alloggi che erano stati creati. La popolazione locale conosceva questi fatti, ovviamente erano a conoscenza di questi soldati che erano lì, tant'è che quando l'8 settembre del 1943, i soldati tedeschi cominciarono a entrare e quindi a presidiare ancor più il terreno e la zona, i soldati italiani lasciarono, che erano di guardia in questo campo di stazionamento, di lavoro, aprirono le porte e lasciarono fuggire tutti questi prigionieri di guerra che praticamente si dispersero nelle campagne circostanti. Molti di loro vennero aiutati da famiglie, altri tentarono di ricongiungersi verso il fronte, dirigendosi verso il fronte, quindi verso Anzio e zone limitrofe. Due soldati appunto sudafricani, Alfred Crinal e Bobby Carter, in qualche modo vennero nascosti prima da un personaggio molto vicino alla resistenza locale, tale Ridolfi, che essendo stato molti anni in America, parlava molto bene, e poi ritornato in Italia, parlava molto bene l'inglese. Quindi Ridolfi incontra questi due soldati nelle campagne e in qualche modo li nasconde nel proprio terreno. Questi due poi soldati sudafricani si avvicinarono un po' più verso Farnese, da Ischia di Castro, dove erano transitati, dove erano scappati, e qui conoscono questa famiglia Sabatini che da quel periodo, da quell'anno in avanti, li tenne nascosti nelle loro campagne. Va detto che questi giovani si erano veramente integrati con la popolazione locale, nonostante la presenza dei tedeschi. E abbiamo tracce e testimonianze che, in particolar modo la sera, prima del tramonto, comunque con molta cautela, arrivavano in paese, arrivavano a Farnese e erano ospitati per la cena, spesso e volentieri dormivano anche qui. Insomma, era un rapporto molto stretto tra cittadinanza e questi giovani, come anche altri giovani non necessariamente sudafricani, ma sudafricani inglesi, come avevo detto precedentemente. Durante questa loro permanenza nelle campagne della famiglia Sabatini, il 3 marzo del 1944 assistono a questa azione di bombardamento che stava avvenendo sull'aeroporto di Canino e di un aeroplano che, anche inseguito da caccia tedeschi, colpito, poi scoprì che grazie alle testimonianze e ai racconti fatti da uno dei due sopravvissuti nello schianto dell'aeroplano, che il pilota di questo Goodwin, si chiamava, di questo B-24, stava tentando un atterraggio all'interno della selva dell'Amone, ma non riuscì a farlo anche per delle esplosioni che avvennero all'interno. La storia si intreccia, la storia dei due sudafricani con questo B-24, perché i due giovani
partono da queste terre, si avvicinano al luogo dell'impatto del bombardiere, sperando di poter aiutare qualcuno, qualche sopravvissuto, ma non riuscirono a far nulla perché nel frattempo uno dei pochi sopravvissuti era scappato già tentando di nascondersi, sapendo che prima o poi i tedeschi sarebbero arrivati. Tornando indietro, quindi ecco, parlando con la signora Sabatini, con la signora Erminia, che ci racconta di questi due sudafricani, esce fuori la parte del B-24, cosa della quale non ero minimamente a conoscenza. Con le prime ricerche e quant'altro esce fuori che era un B-24, poi con delle foto, delle immagini, delle ricerche aggiuntive siamo riusciti a dare un nome a questo B-24, grazie a questo agli archivi americani dove ci siamo recati. Dall'elenco degli aeroplani abbattuti in quella giornata trovammo le tracce di questo B-24 che era partito da San Giovanni vicino a Mendola con l'obiettivo di bombardare l'aeroporto di Canino. Durante questa missione, accompagnata da un tempo molto brutto in quelle giornate, la prima ondata di aeroplani fallì il bombardamento, la seconda ondata colpì l'aviosuperficie, ma uno di questi aeroplani, quello di cui stiamo parlando, questo B-24, venne irrimediabilmente colpito dalla contraerea e poi dai caccia e sulla verticale della selva dell'Amone non riuscì più a controllare, tant'è che non ci sono nemmeno stati i momenti adatti per poter lasciare l'aereo e paracadutarsi. Tant'è che i corpi di queste persone, di questo equipaggio, vennero visti anche dai due sudafricani, ma poi dettagliatamente descritti dei diari di guerra e dalle dichiarazioni fatte alla fine della guerra da altri ex prigionieri inglesi che in qualche modo anche loro raggiunsero il luogo sperando di trovare sopravvissuti. Tutte queste storie messe insieme, alla fine, devo confessare, mi hanno portato anche a scrivere un libro che era di giugno, edito da Effigi, nel quale libro, che è diventato, ho fatto in qualche modo, l'ho fatto diventare un romanzo, ma dettagliatamente corrispondente ai fatti, a quanto accaduto, ma narrato in modo che sembri un qualcosa di vissuto in quel momento, qualcosa di simile a una storia raccontata. Ecco, in questo libro ho avuto l'opportunità di poi riportare fatti non conosciuti da testimonianze aggiuntive, ma parte proprio dalla vita iniziale dei due giovani sudafricani che decisero poi di partire come volontari in guerra, della loro traversata, quindi dal Sudafrica, tutta la rotta che poi li ha portati fino a Suez, fino a Port Said in Egitto, e quindi ho ricostruito questo loro tragitto fino al battesimo del fuoco nella parte vicino Tobruk e alla loro cattura avvenuta da parte degli alleati tedeschi. Quindi ci sarà un altro episodio che li riguarda, che è la traversata, anche molto pericolosa, per raggiungere le coste italiane, con il rischio anche di essere affondati dai sottomarini, quindi alleati, eccetera. Quello che mi ha colpito profondamente di questi due episodi sono, uno, quanto la gente del posto abbia duramente subito questi fatti, perché avvicinandosi anche poi dalla popolazione, avvicinandosi al luogo dell'abbattimento dell'aeroplano, vennero subito minacciati dai tedeschi che erano accorsi per cercare di capire cosa, o di catturare i soldati eventualmente rimasti vivi.
ma poi la solidarietà espressa da questa gente nei confronti di chi ebbe il coraggio di scappare da quel campo di lavoro e sparpagliarsi sul territorio sapendo che comunque erano ricercati dai tedeschi. E poi l'altra cosa che mi ha colpito e che è narrata dettagliatamente purtroppo anche all'interno del libro è l'epilogo della vita di questi due soldati sudafricani che, sopravvissuti agli anni, quindi prima ai combattimenti, poi alla ricerca da parte dei soldati, anche a qualche come dire, spia presente sul territorio che aveva denunciato ai tedeschi la presenza di questa gente nelle varie campagne che francamente non erano, come tutt'oggi lo sono, non molto accessibili, ben accessibili a mezzi e quant'altro, quindi questo forse è anche uno dei motivi per cui non sono stati catturati prima. Però, ecco, mi ha fatto riflettere anche sulla ferocia e sulla determinazione a eliminare queste persone definiti fuggitivi e disertori da parte dei tedeschi presenti sul Farnese. Però anche dalla, se vogliamo, un po' dalla superficialità con cui questi due giovani, il giorno in cui vennero a conoscenza che Roma era stata liberata, si erano riuniti nelle campagne di Farnese un po' tutti questi ex prigionieri e anche alcuni partigiani che erano nascosti all'interno della selva dell'Amone. Questa imprudenza da parte di questi due giovani che la sera stessa, ma non sono mai riusciti a scoprire il motivo francamente, si parla di che siano stati attratti in qualche modo con un inganno in paese. Fatto sta che la nostra testimone principale, Erminia Sabatini, ci narra che durante questa, chiamiamola festicciola rurale all'interno delle loro terre con queste persone, un qualcuno si avvicina ai due, a Bobby Carter e al figlio di Ridolfi, che era un giovane vicino ai partigiani, che aveva lasciato la GNR, la Guardia Nazionale Repubblicana, era diciamo scappato in qualche modo e era diventato molto amico di questi due sudafricani. Questo qualcuno lo vedono confabulare con Bobby Carter, Crinal e Ridolfi. Fatto è che i due, quindi il giovane Ridolfi e Bobby Carter, si avviano a piedi verso il paese, verso Farnese, passando per le campagne, strade di campagna, eccetera. Nonostante fossero stati avvertiti, guardate che Farnese è ancora presidiata dai tedeschi, non andate lì. Ingenuità, imprudenza, spavalderia, non so francamente come collocare, come aggettivare questi fatti, quanto è accaduto. Fatto è che i due giovani, era pressoché ventenne il giovane Ridolfi, come superano gli archi di Farnese, vengono avvicinati da due soldati tedeschi che erano qui. Chiesero loro i documenti, non avevano documenti e il parroco del paese, che allora in quel momento era affacciato alla finestra sotto la chiesa che domina poi la piazza di Farnese, raccontò che queste persone vennero poi prese e accompagnate in caserma. La caserma reale dei Carabinieri sorgeva all'interno, sulla piazza dove oggi c'è un bar, a fianco dell'entrata principale del comune. Da lì vennero condotti un primo interrogatorio, vennero condotti in una villa, chiamiamola villa perché oggi lo è, insomma sono delle ville d'epoca molto, in una villa che era sulla strada che porta al cimitero di Farnese.
Lì vennero interrogati, sappiamo che sono stati torturati e abbiamo delle dettagliate testimonianze che abbiamo scoperto anche di due giovani donne che lavoravano, erano a servizio in questa scuola di segnalazione tedesca, che conoscevano già, erano diciamo amiche anche di dei due soldati, e ci narra che l'ultima volta li hanno visti che vennero accompagnati tutti e tre, perché nel frattempo i tedeschi catturarono anche Alfred Krinal e vennero portati nel retro di Villa Clarici, e lì all'alba del 6 giugno del 1944 vennero fucilati e sotterrati provvisoriamente sotto a dei buchi di terreno e di sterpaglia che c'era in quel posto. Questo accadde proprio il giorno stesso in cui i tedeschi cominciarono a ritirarsi e a spostarsi verso nord. Quindi ecco la ferocia, l'inutilità del gesto. Gli americani e gli alleati stavano arrivando. Questi due in definitiva non avevano fatto mai azioni partigiane, se non una volta andare a vedere cosa accadeva lì, e piccoli altri episodi di contatto con i partigiani locali. E poi i corpi vennero appunto ritrovati, e mi ricordo che questa famiglia Sabatini, tra l'altro, fu quella che mise a disposizione i propri soldi per acquistare un luogo di sepoltura per i due, nell'attesa che arrivassero poi nel cimitero di Farnese. Ecco, quindi queste un po' le due vicende che, ripeto, sono state molto seguite dai locali, perché in un modo o nell'altro in questa piccola comunità esiste questa parentele, amicizie, per cui era risaputo, noto che a tutti chi nascondeva cosa e chi faceva altro. Quindi ecco, cominciai a ricostruire tutte queste due vicende, e poi venne l'idea di creare una sezione espositiva, questo grazie a Leonardo Mancini e anche al sindaco Giuseppe Ciucci. Pensammo di creare questo che oggi è un abbozzo di museo, perché poi in qualche modo stiamo progettando di ampliarlo con altro materiale che nel frattempo ci è pervenuto. Ancora non possiamo definirlo un museo in quanto tale, ma contrariamente a quanto avviene in molte sezioni espositive che sono sparse in Italia, dove troviamo oggetti minuscoli o pezzettini o frammenti. Qui divento polemico perché c'è qualche personaggio che si definisce studioso del periodo, eccetera, o grosso ricercatore, ma con 3 viti e 4 bulloni pensano di creare un museo e di giustificare un qualcosa che può appartenere a qualsiasi parte di velivolo che la zona ancora mantiene nascosti, perché è frutto di combattimenti aerei, di atterraggi di fortuna, di chi più ne ha più ne metta, insomma. E infatti non a caso, sempre rimanendo in quest'area, abbiamo anche un riferimento a un altro bombardiere americano, un B-17, che anch'esso non c'entra nulla con questa storia, ma aiutò me, mentre cercavo la sorte dei componenti dell'equipaggio di questo aeroplano caduto nel lago di Bolsena. Mi portano a Farnese per poi scoprire altre cose. Dicevo, ecco, questa è un'area fu un'area molto soggetta a bombardamenti, a duelli aerei, perché anche Bolsena era un luogo presidiato ovviamente dai tedeschi, ma era anche un luogo dove in qualche modo era quasi una rotta obbligata per gli aeroplani, anche per i caccia alleati americani che dalla Corsica attraversavano il Tirreno per poi arrivare a bombardare il sud di Viterbo stesso, o soprattutto l'area limitrofa, quindi i due aeroporti. Quindi lì
c'è quest'altra vicenda di questo B-17 americano che nessuno sapeva cosa realmente fosse, ma soprattutto non c'era traccia di sopravvissuti, non sopravvissuti, chi c'era, chi non c'era. Ecco, quello fu un altro, forse è stato come dire, la leva attraverso la quale arrivare a Farnese e scoprire altri due episodi, ritengo, importanti nella vita del tempo di quel periodo là. Quel B-17 invece, contrariamente a questa realtà del bombardiere caduto nella selva della Mone, ha visto tutti gli occupanti sopravvivere, perché si lanciarono col paracadute sul Grotte Santo Stefano prima di Viterbo. Questo aeroplano cadde dentro il lago e lì riuscimmo pure a ricostruire tutta questa vicenda, a ritrovare tutti i componenti. Purtroppo per qualcuno arrivammo tardi perché la vecchiaia e l'età avanzata li ha portati via, ma in tempo, grazie anche agli archivi americani, per ricostruire questa vicenda e per scoprire che attraverso una torretta che poi riuscimmo a far recuperare grazie all'aiuto dei Vigili del Fuoco di Viterbo, e che ora è all'interno di un museo che abbiamo creato a Bolsena con l'allora direttore Pietro Tamburini. E questa torretta mi aiutò a risalire all'equipaggio, perché ai lati di questa torretta, che ha 2 mitragliatrici, giaceva a 90 metri circa di profondità, aveva un nome scritto ai lati delle 2 mitragliatrici, Eileen Lois, che era, non sapevamo se fosse un nome, un cognome o quello che sia, ma grazie a queste ricerche fatte in America e a un ricercatore che mi aiutò a trovare un ritaglio di giornale americano dell'epoca, dove c'era riportata la fotografia di una signora con in braccio 2 bambini, e questa era la moglie del mitragliere di questo B-17 che non era ritornato alla base e si erano perse le tracce. In realtà questi erano stati alcuni fatti prigionieri dai tedeschi e portati in campi di prigionia in Germania, ma sopravvissuti. Qualcun altro addirittura riuscì a scavalcare le mura, 2 di loro, le mura del Vaticano, a Roma, e lì attesero la fine, cioè l'arrivo degli alleati. E questo è Oltre il lago, un altro libro che narra questa vicenda parallela.